Oggi vi faccio vedere come fare con un solo tipo di impasto 5 grandi classici. 5 dolci golosi che trovate di solito al forno sotto casa o al bar quando andate a fare colazione. Sono 5 dolci fritti, quindi perfetti anche per il periodo di carnevale. Curiosi? Cominciamo dall'impasto base. Per prima cosa prepariamo 550 g di farina, meglio se metà Manitoba e metà 00. Aggiungiamo 7 g di lievito di birra disidratato, 2 cucchiaini di zucchero che servono ad attivare la lievitazione e mescoliamo bene. In un'altra ciotola versiamo 200 ml di latte tiepido, 60 g di zucchero, 75 g di olio di semi di girasole, 2 uova, la scorza grattugiata di mezza arancia, una bustina di vanillina. Mescoliamo ed iniziamo ad aggiungere la farina poco alla volta. Quando l'impasto diventa più consistente, continuiamo a lavorare sul piano fino ad ottenere una consistenza morbida ed elastica. In questa fase è importante lavorare a lungo l'impasto, perché più lo meniamo a lungo, più crescerà in lievitazione, più i nostri dolci verranno soffici. Ottenuta una consistenza morbida ed elastica, mettiamolo in una ciotola, facciamo un'incisione a croce, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare al caldo fino al raddoppio del volume. Ci vorranno circa 2 ore. Passato il tempo, riprendiamo l'impasto che sarà ben lievitato e lavoriamolo leggermente. Poi, usando un matterello, stendiamolo fino allo spessore di circa 1,5 cm. Cominciamo con i bomboloni alla crema? Direi che non hanno bisogno di presentazione. Con un coppapasta di 8 cm di diametro formiamo tanti dischi. Appoggiamo i dischi sopra dei foglietti di carta forno che ci siamo preparati, sistemiamoli in una teglia, copriamoli con la pellicola e lasciamoli lievitare ancora per 30 minuti. Dopo la seconda lievitazione è il momento di friggere. La temperatura ideale è attorno ai 170 gradi. Con una pinza rimuovo facilmente la carta forno. Giriamo i bomboloni un paio di volte nell'olio e quando sono ben dorati scoliamoli. Una volta tirati fuori, quando sono ancora caldi, passiamoli nello zucchero. Quando saranno intiepiditi, con il manico di un mestolo in legno facciamo dei fori al centro e riempiamoli di crema pasticcera aiutandoci con una sacca a poche. E vicino ai bomboloni che ci stanno sempre, le ciambelle. Anche qui stendiamo l'impasto dello spessore di circa 1,5 cm e con un coppapasta da 9 cm e la punta di una sacca a poche diamo forma alle ciambelle. Sistemiamole sopra dei foglietti di carta forno per la seconda lievitazione che sarà di circa 20 minuti. Friggiamole in olio ben caldo fino a doratura girandole un paio di volte. Scoliamole e passiamole ancora calde nello zucchero. E ora stesso impasto, ma cambiamo la forma, facciamo le treccine. Ripartiamo dall'impasto lievitato, formiamo un rettangolo spesso un paio di centimetri e con una rotella per pizza o un coltello ben affilato facciamo delle strisce larghe 2 cm. Arrotondiamo leggermente per formare delle code e diamo forma alle treccine. Sistemiamole su foglietti di carta forno, sistemiamoli in una teglia e facciamo lievitare ancora per 20 minuti. Friggiamole girandole nell'olio ben caldo fino a doratura. Scoliamole e passiamole ancora calde nello zucchero.
Ok, le treccine sono pronte, ma non possono mancare i cannoli, quindi facciamo dei cannoli brioche fritti ripieni. Stendiamo l'impasto lievitato per formare un rettangolo dello spessore di circa 1,5 cm e tagliamo delle strisce larghe 1 cm. Prepariamo degli stampi per cannoli e arrotoliamo l'impasto intorno. Sistemiamoli in una teglia. Facciamo lievitare ancora per 20 minuti. Dopo la seconda lievitazione è il momento di friggere, quindi facciamo scaldare dell'olio in una pentola e friggiamo in olio ben caldo fino a doratura. Scoliamo e passiamo nello zucchero. Aspettiamo che si raffreddino un po' per togliere lo stampo a cannolo. In ultimo, facciamo a piacere con crema pasticcera e crema al cioccolato. E ora un ritorno all'infanzia, le frittellone zuccherate, anche dette frittelle del Luna Park. Riprendiamo l'impasto che sarà ben lievitato, lavoriamolo leggermente, ne prendiamo un pezzettino, lo arrotondiamo e con un mattarello lo stendiamo. Bucherelliamo bene con una forchetta e friggiamo in olio ben caldo. Giriamole un paio di volte e non vi preoccupate se si gonfiano, è normale. Queste sono molto grandi, quindi le dobbiamo friggere una alla volta. Le scoliamo e le passiamo ancora calde nello zucchero. Direi che abbiamo fritto abbastanza. Ma adesso, prima di salutarvi, vi do qualche suggerimento e qualche consiglio. Tutti questi dolci, oltre che fritti, potrebbero essere cotti anche in forno, alla temperatura di 170-180 gradi per una ventina di minuti. Naturalmente otterremo una consistenza un po' diversa. Ad esempio, i bomboloni, per farcirli, dovremmo tagliarli. Un po' come si fa con i maritozzi. Se li fate al forno, comunque vi do un piccolo consiglio. Appena li sfornate, spennellateli sopra con un po' d'acqua e ricopriteli con lo zucchero. In questo modo si appiccica. Tutti questi dolci si possono farcire a piacere. Io qui ho utilizzato crema pasticcera e crema al cioccolato, ma va benissimo anche la marmellata, la crema chantilly, la crema di pistacchio, la Nutella. E anche sopra, invece che passarli nello zucchero, li potremmo glassare, oppure ricoprire con del cioccolato fondente o del cioccolato bianco e così via. Immaginate le ciambelle, possono diventare dei donuts con la glassa sopra di 1000 colori e con gli zuccherini. Tra le domande più frequenti che mi fate, posso usare la planetaria? Certamente, farete meno fatica e sarete anche più veloci. Si possono congelare? Sì. Il mio consiglio è congelatele prima della seconda lievitazione, poi le tirate fuori, le fate finire di crescere, ad esempio la sera per la mattina, e le friggete. Se volete utilizzare il lievito fresco al posto del lievito secco, ne servirà un cubetto da 25 grammi che scioglierete nel latte tiepido. Se invece siete abituati ad utilizzare il lievito madre, ne serviranno 120-130 grammi di pasta madre solida rinfrescata. Intanto, mentre cerco un rimedio per eliminare l'odore di fritto, vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Se avete delle domande o suggerimenti, mi raccomando, scrivetele nei commenti. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!